Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi ci facciamo una bella chiacchierata con Alessandro Nardomarino, 51 anni, appassionato di sport, ex agonista di judo e nuoto in acque libere, ha da sempre affiancato la corsa e anche il trail. Oggi è un preparatore atletico, crede in un approccio personalizzato per i runner e si allena per i 400 metri in pista, una nuova entusiasmante sfida che integra anche la meditazione e la consapevolezza corporea nel suo percorso. Benvenuto su escursionista.org, Alessandro. Marco, grazie. Mi fa molto piacere averti qua. Io e Alessandro ci siamo conosciuti su Facebook in particolare, dove ho visto che Alessandro dava sempre dei consigli molto diretti, quindi mi sono subito interessato, ho detto sicuramente è qualcuno che ne sa, e quindi eccoci qua oggi a fare questa piccola chiacchierata tra amici. Da quanti anni ti occupi di running come coach? Come hobby una decina d'anni abbondanti. Nel running, che poi è diventato il mio lavoro, onestamente da 4-5 anni, diciamo grazie al Covid, è un grazie che va virgolettato certo. una ventina di volte. Che cosa ti ha spinto a fare questa scelta, questo lavoro? Io ho la passione per lo sport proprio da sempre, sportivo da sempre, curioso da sempre, mi piace approfondire, leggere, studiare tutto quello che riguarda il corpo, la preparazione sportiva. Poi nella mia vita ho affiancato anche tutto l'aspetto mentale che mi appassiona in prima persona e quindi poi insomma approfondendo per me poi ho scoperto anche che magari avevo anche qualche buona dote d'ascolto e ho visto che questo aspetto qui è fondamentale tanto quanto forse anche di più della preparazione fisica stretta. Diciamo, in questi anni da runner più da coach sicuramente saranno passate tante persone, sicuramente avranno incontrato anche tanti beginner, diciamo tante persone che iniziano ad approcciarsi al mondo della corsa. Quali sono gli errori tipici che hai visto soprattutto in gente che prepara magari la maratona? Perché la maratona rispetto a un 10 km, un 21 km, un 5 km sono tutte gare che io ritengo abbastanza veloci, la maratona è un altro pianeta. L'errore principale è quello proprio di non comprendere che fino alla 21 km, diciamo così, che le dinamiche di corsa sono abbastanza prevedibili e abbastanza contenibili. La maratona è un'altra cosa, non è il doppio di una mezza maratona, è un'altra gara. Paradossalmente una mezza maratona è molto più vicina a una 10 km che una mezza a una maratona. L'errore principale secondo me sono due, che sono proprio fisici e mentali. Uno è esagerare, farsi prendere dall'ansia dei chilometri che si devono percorrere, della preparazione che si deve fare, quindi si tende ad esagerare. Nella stragrande maggioranza dei casi si arriva al picco di forma durante l'ultimo lunghissimo, che poi a 3 settimane, a 2 settimane, a un mese da quell'ultimo lunghissimo, che magari insomma in alcuni casi è andato forse anche bene, si arriva alla maratona al 70-80% delle energie che sono a disposizione. E soprattutto per un principiante, tendenzialmente, se dovessi dare un suggerimento, fai meno chilometri e arriva magari con qualche energia in più. Tanto per fare una preparazione come si deve per una maratona, bisognerebbe, diciamo così, acquisita già la distanza della mezza maratona, bisognerebbe starci un annetto a lavorarci, ma non un annetto a fare lunghissimi, a fare tutto un lavoro appropriato per costruire una resistenza che sia muscolare, energetica, tecnica, mentale. Certo. Ecco, altro errore. Il runner ha sempre più fretta, no? C'è quello che scende dal divano e dopo 3 mesi dice mi sono iscritto alla maratona che sarà va benissimo tutto, a me non mi interessa la classifica, non mi interessa nulla, mi interessa che uno si possa godere qualsiasi prestazione farà, perché poi alla fine, quando una preparazione viene di fretta, a parte la percentuale di infortuni pesanti, la preparazione che è altissima, al di là del post che noi potremo mettere su Facebook o su Instagram, dove descriveremo un'impresa che neanche uno che scala l'Himalaya a piedi sarà in grado di fare, no? Ecco, al di là di quello, in cuor nostro sapremo che è stata molto più faticosa di quello che invece potrebbe essere. Certo. Quindi mettere, diciamo, l'atleta nelle migliori condizioni anche in base all'atleta, perché ci saranno atleti che possono usare di più, quelli che devono stare un po' più calmi, però ecco,
correre alle migliori condizioni è sempre meglio che improvvisare e arrivare lì con il coltello tra i denti. A proposito di questa, diciamo, di questa figura del runner che gli ultimi chilometri soffre tantissimo, è vero che durante la maratona al 30° chilometro si vede la Madonna, cioè, ovvero esiste questo famoso muro del 30° chilometro? Diciamo così, i muri esistono se li costruiamo noi, ecco, ma non è solo un concetto mentale. Allora, il muro fisiologico diciamo, del 30° chilometro più o meno esiste nel momento in cui noi non abbiamo integrato nella giusta maniera carboidrati, zuccheri, quello che vogliamo, in forma di gel, poi ognuno sceglie quello che vuole prendere, ma quell'aspetto lì va integrato che tu sia un professionista, un amatore, un principiante, anzi a maggior ragione perché è più lento e ci mette più tempo, quindi questa nostra riserva di carboidrati si esaurisce se noi non la integriamo durante, e possiamo aver fatto tutto il carico che vogliamo la settimana prima, ma è proprio un serbatoio che più di tanto non ne contiene, ed è un serbatoio che, volente o nolente, noi bruciamo durante la corsa, anche se noi corriamo a un ritmo blando che magari tende a bruciare anche più grassi, ma quelli li bruciamo. Quindi se non abbiamo integrato adeguatamente durante la gara, quella roba lì arriva e ti preme. In più, devo dire, Pizzolato ci ha fatto un gran lavoro, lui si è accorto anche di un certo decadimento muscolare, e da lì si è incominciato un pochino, anche grazie a lui, perché lui, venendo da un professionismo eccellente, e invece cominciando ad allenare degli amatori, tanto volenterosi ma lontanissimi da quel tipo di prestazione, di stato di forma, di età, eccetera eccetera, ha dovuto negli anni completamente stravolgere il concetto di allenamento. Noi che arriviamo un pochino invece senza quel tipo di mentalità, a volte ci troviamo quasi più comodi, perché per lui vedere che un runner non era in grado di fare certe cose era quasi inaccettabile, insomma. Per me invece, come dire, è la norma. Quindi sicuramente integrazione degli zuccheri, sicuramente anche un certo tipo di potenziamento muscolare che può essere fatto con dei lavoretti brevi in salita, con un pochino di pesistica, ma lì bisogna stare molto molto attenti a non fare peggio. Che cosa secondo te non si dovrebbe mai trascurare nella preparazione di una maratona? Cioè, qual è la cosa che tu diresti, guarda, questa per forza va fatta come preparazione? Sicuramente i famosi lunghissimi, quindi questi allenamenti un pochino più lunghi, ma ti direi una cosa che magari è meno usuale, per non ripetere quello che è stato già detto 1,5 miliardi di volte. Io ti direi le sensazioni. Nel momento in cui durante una preparazione noi ci sentiamo una settimana stanchi, rallentiamo, facciamo meno, recuperiamo, e invece l'ansia di dire oddio, ma adesso se io rallento un po', faccio un po' meno e poi mi troverò in deficit di chilometri e mi troverò con una preparazione non adeguata. No, quella è la cosa peggiore. I professionisti lo fanno nel momento in cui sono stanchi, un giorno, una settimana, o dovesse capitare anche di più, ma mettiamo in un periodo molto breve, fanno meno, fanno più lentamente, aspettano che il corpo abbia recuperato per poi procedere e dare il meglio nel momento in cui possono farlo. L'ansia è la cosa peggiore che può cambiare e con la quale io vedo che inesorabilmente abbiamo tutti un po' a che fare. Sì. C'è chi prende un po' come paura, c'è chi invece è più entusiasta. Bellissimo l'entusiasmo, un grande motore, ma va un po' domato. Sì, soprattutto noi italiani l'entusiasmo all'iniziale non ci manca mai, poi dopo durante il percorso va scemando un po', forse anche troppo. Bisognerebbe dosarlo all'inizio e tenerlo sempre alto. Bisogna avere un po' quella saggezza e quella tranquillità. Capisco che da soli è un po' difficile farlo, di accorgersi che uno in qualche giorno è un pochino più stanco, allora integri, ti riposi un po', aspetti quel giorno, quei 2, 3, 4 giorni, non dico che uno non deve correre, ma fai molto meno, aspetti quell'onda, perché in quel momento il corpo sta semplicemente metabolizzando i lavori precedenti, quindi non è che è stanco. Ok, ti ricarichi e corri quando stai bene.
Quindi diciamo, il riposo è parte integrante della preparazione, quindi è fondamentale, sono assolutamente d'accordo con te. Diciamo, adesso abbiamo dato qualche consiglio su come prepararsi, invece il giorno della gara, immagino che tanti di quelli che stanno guardando sto video non aspettano altro di sapere, sì, ok, io mi sono preparato, ho la maratona fra una settimana, il giorno della gara cosa faccio? Quindi abbiamo detto l'integrazione di gel, di carboidrati, in base poi a ognuno quello che preferisce. C'è qualche altro consiglio che vuoi dare a uno che affronta per la prima volta la maratona? Nella vita ci saranno sempre degli imprevisti, no? Certo. Però la preparazione è fatta proprio per perlomeno ovviare l'ovviabile, cioè quello che possiamo prevedere noi dovremmo averlo già sperimentato durante la preparazione. Cioè, quanti gel prendere, quali sono i gel che noi preferiamo, o se preferiamo un altro tipo di integrazione, ok, ma averlo sperimentato in allenamento. La colazione prima della gara l'avremo sperimentata ogni volta che avremo fatto i lunghissimi, nei limiti del possibile. Tutti gli errori, diciamo così, prevedibili, cerchiamo di farli durante la preparazione, in maniera tale che anche psicologicamente, il giorno della maratona, noi sappiamo gli abiti che dobbiamo indossare, la colazione più o meno a che ora possiamo farla, poi è chiaro che uno a seconda di dove si troverà dovrà un po' adattarsi, certo. E poi molto banalmente il discorso della gestione dei ritmi, uno deve avere chiaro perlomeno i primi 10 chilometri come approcciare, perché l'entusiasmo, la gioia, mi sentivo come non me ne mai sentito un dragone, oh guarda, fino al 25esimo mi stavo benissimo, proprio mai sentito così bene. È peccato che sono sempre 42 km, certo. quello stavo così bene, uno dovrebbe sentirlo al 38esimo, al 39esimo, al 40esimo chilometro, ecco. Esatto. E allora all'inizio, ecco, paradossalmente, cercare di rilassarsi, cioè tutta l'adrenalina, l'agitazione, bello, siamo contenti, siamo felici, però cercare di stare rilassati, perché una gara lunga ama il rilassamento. Sì. Magari si perdono energie nella fase iniziale di festa, di adrenalina, Sì, guarda, anche banalmente, parti un pochino indietro perché non hai il tempo, perché davanti a te c'è della gente estremamente lenta, no? E allora c'è questa cosa che all'inizio vedi la gente che fa tutto così. Ok, meglio, se si perdono 2, 3, 4 minuti nei primi chilometri, meglio piano. Ma poi se uno ha già esperienza e me la corre a 2 ore e 40 ora senza andare dai professionisti, ok, lì è un'altra storia, certo, ma difficilmente una gara da 2 ore e 40 sarà un esordiente e parti da dietro. Certo. Fate tutti quanti i ristori, un goccetto d'acqua, vai e prendilo, anche se la maratona è invernale, anche se è freddo, però i liquidi li perdiamo e rallentare quel minuto, perché no, alla fine nel conteggio della maratona, ma quanto incide? Sì, pochissimo. Non incide nulla, anzi, se invece uno coglie l'occasione ad ogni ristoro per un pochino dare tregua, respiro, cuore, muscolatura, la lasci un pochino, recuperi quel minuto lì, magari sono tutte cose che ti ritroverai poi nel momento in cui veramente ti è necessario, insomma, Sì. avere quello spunto in più, insomma, quindi sono tanti minuti guadagnati. Altra cosa molto banale, 10 km, scoppi al settimo, ottavo chilometro, fai gli ultimi 2 chilometri in 30 secondi più lento. Mezza maratona, scoppi al 15esimo chilometro, fai gli ultimi chilometri, c'è una trentina di secondi più lento al chilometro. Maratona, se finisci, un giochino finisce al 30, al 32esimo, e lì se finisce, poi ti tocca, cioè si passa da correre a 5,30 e cominci ad andare a 7,30 che neanche ci facevi jogging, certo. in allenamento. Perché? Perché lì si esauriscono davvero, cioè lì è esaurito, non è un discorso di acido lattico, non è un discorso di nulla, lì è finita, non recuperi più, è finito, esatto. Va bene, non succede nulla, uno si guarda intorno, sei una bella città, fa una passeggiata, dai. Una passeggiata, la prendi così come è andata e va bene, ecco. Certo. Altra cosa,
esordiente in maratona, il discorso dei ritmi è importante per non esagerare, ma non per porsi un qualsiasi obiettivo di dire la voglio chiudere in quel modo. Che quando ci si prepara bene, si fa una bella preparazione e ci si gode l'esperienza della maratona, correndola dall'inizio alla fine, correndola più o meno al ritmo che si era immaginato di impostare, senza arrivare come proprio morti, quella soddisfazione lì, guarda, è una soddisfazione incredibile. Dall'altra parte, so di alcuni, nella storia ci sono stati, adesso non mi ricordo il nome, c'è un maratoneta che fu studiato molto, credo, dell'Europa dell'Est, non mi ricordo se era polacco o meno, fu studiato a livello fisiologico, era un caso raro, riusciva a dare il 99% di quelle che erano le sue potenzialità fisiche, quando anche un professionista difficilmente riesce a superare il 95-96%, perché arriva a un certo punto della sensazione di fatica dove uno molla, certo, molla o allenta un pochino. Questo qui riusciva ad arrivare oltre. Quando lo intervistarono, che fece allora parlo di un po' di anni fa, un record particolare, lui disse: guarda, sono soddisfattissimo, ma io questa esperienza qui non la voglio mai più fare in vita mia. Certo, no? Lì la mentalità conta molto e ti fa spingere, diciamo, oltre quello che per gli altri è impossibile, no? Perché sia una questione di mentalità. Riusciva ad andare oltre, ma se ne rendeva conto, cioè lui ha detto: ok, tutto bene, grazie della coppa, grazie del premio, grazie di tutto, ma io un'esperienza così non voglio mai più rifarla in vita mia, perché era come camminare come in un inferno. Anche le sensazioni sono importanti, ed è giusto impegnarsi, è giusto sentire la fatica, è giusto allenarsi alla fatica, assolutamente, perché c'è un allenamento alla fatica sia fisiologico sia mentale, ma va fatto gradualmente, e poi ognuno piano piano imparerà a scoprire quali sono, diciamo così, i propri limiti o i propri limiti del momento, chiaramente. E questo è un altro errore che l'amatore cerca un po', la soluzione magica, la polverina magica, quell'allenamento lì che ti farà fare. Allora, no, nel senso, sicuramente esiste una programmazione che può essere adeguata a quel runner lì, poi magari uno può fare una scelta che può avere più successo di un'altra, però ancora ad oggi, ma anche nel professionismo, non esistono le soluzioni magiche che ti faranno avere successo oggettivamente su quello o su quell'altro. La scienza dell'allenamento non ha neanche un secolo. Sì, si sanno delle cose, si sperimentano, conosciamo tante reazioni fisiologiche e quant'altro, certo, però comunque c'è una prateria vastissima, certo, da esplorare e da sperimentare. Certo. Bene, Alessandro, ti ringrazio tantissimo per tutti i consigli che ci hai dato. Pubblicherò ovviamente questo video su tutti i canali, ti tengo informato e ti auguro un buon lavoro a questo punto, buone corse. Grazie Marco, insomma, bene, è stato veramente molto piacevole. Grazie mille Alessandro. A presto. Prestissimo, Ciao.